entrando in una località qui in Sardegna che ancora non conosciamo né io né Sebastiano, perché la Sardegna è una regione ma è come se fosse un paese, ci sono tantissime cose da vedere e noi, nonostante viviamo qui da 30 anni ci sono delle cose che ancora non conosciamo e oggi vi porteremo assieme a noi in uno di questi posti. La Sardegna può sembrare una piccola isola, ma in realtà è quasi una piccola nazione a sé, ricca di storia millenaria e di luoghi di straordinario interesse. Nel corso dei secoli la nostra terra è stata attraversata e influenzata da numerosi popoli, dai Fenici ai Cartaginesi, dai Romani ai Pisani agli Aragonesi, ciascuno lasciando tracce indelebili della cultura, nell'architettura e nelle tradizioni locali. Nonostante queste invasioni e contaminazioni, la Sardegna ha saputo preservare un'identità unica e autentica, fatta di lingue, costumi e legami profondi con la natura. Oggi ci prepariamo a scoprire un luogo che per secoli ha rivestito un ruolo strategico e vitale nello scenario sardo, un luogo che racconta tanto della storia, della resistenza e della ricchezza culturale della nostra isola. Nella nostra zona, se c'è un turismo che non manca, è quello dei motociclisti, perché adorano queste curve, ce ne sono davvero tante. Ovunque si voglia andare, partendo da Belvia, Arezzo, quindi dalla nostra zona, ci sono almeno minimo 20 minuti di curve. Cosa non si fa per YouTube? Stiamo entrando a Laconi. E tra l'altro a Laconi c'è anche un'area camper qui nella piazza. Laconi, direzione Uras. Stiamo addentrando nel Far West. Sicuramente hanno fatto una specie di diga per l'acqua in inverno. Si vede che poi scola dall'acqua. Riprendiamo la strada. Siamo arrivati nel parco, un'area picnic. Adesso torniamo qua. Andiamo a vedere. Un giro. Siamo appena arrivati nel parco del Monte Arci, un antico complesso vulcanico situato nella Sardegna centro-occidentale, in provincia di Oristano. Con la sua altitudine massima di 812 metri e una superficie di 200 km², domina la piana del Campidano e si trova tra il Golfo di Oristano a ovest e l'altopiano della Giara di Gesturi a est. Dal punto di vista paesaggistico, il Monte Arci è ricco di boschi, sorgenti e sentieri naturalistici, diventando oggi un'importante area di interesse ambientale. È costituito prevalentemente da rocce basaltiche, tufi e ossidiana. Si sta benissimo qua. Giù in pianura c'era caldissimo, invece Fresco. qua c'è fresco. In mezzo al bosco. Bel posto. Sì, e poi è tenuto bene, non ce l'aspettavamo. Ci sono tutti i tavolini sotto gli alberi, quindi vedetta. all'ombra. Adesso stiamo salendo su per vedere dall'alto. Proprio quest'ultima è il tratto distintivo. Nel Monte Arci si trovano enormi giacimenti di ossidiana, un vetro vulcanico formatosi dal rapido raffreddamento della lava ricca di silice. È dietro. Ah, lì dietro la Costa Verde. Lì Arborea. E non eravamo mai venuti in Monte Arci.
Abbiamo trovato un altro punto panoramico oggi. Diciamo che c'è un po' di foschia. Prova a fare così. Lì è zona di arborea, come ci stava dicendo. Prova a fare così. Ti facciamo vedere con gli occhiali. Prova. Gli occhiali polarizzati. Ce n'è verde. Abbiamo deciso di dormire qui, in mezzo agli alberi. Del bosco. C'è fresco, si sta bene. Che con Sensi non sarebbe stato possibile arrivare qua. Qui no, ma lì sì. Ne dici? Certo. Vabbè, Più comodo, piccolo, però ci saremmo arrivati comunque. adesso ci prepariamo da mangiare. E poi domani continueremo l'esplorazione e andremo a vedere tante località interessanti qua nel circondario. Questo. Corflex. E Kusu. Sono dell'orto, Sì. Perché? Sono buoni? si vede. Abbiamo un problema. Problema minimo, però abbiamo dimenticato le forchette. E quindi come mangeremo? Con le mani. Per fortuna avevamo un cucchiaino e un mestolo, quindi ci faremo andare bene questi due. Me ne sono dimenticata. Paccetto totale, no? Già. Bisogna anche controllare il gas. Cioè abbiamo già da un po' con la bomboletta. Abbiamo sempre usata poco, però. Ma ne abbiamo un'altra? No. Come del mestolo. Usando un po' il mio stampo. Giusto per toglierli. Possiamo far volare il drone. Mangiare, abbiamo mangiato. Bevuto, abbiamo bevuto. Abbiamo cenato alle 6:30. Adesso andiamo a vederci il tramonto. Colazione fatta, adesso andiamo verso la via dell'Ossidiana. Siamo in arrivo a Pau, Monte Arci. Nella via c'è una pietra di ossidiana. Il Monte Arci è uno dei più importanti giacimenti di ossidiana del Mediterraneo. Durante il Neolitico, dal 6000 a.C. circa, questa risorsa veniva estratta, lavorata e distribuita in tutta la Sardegna e oltre. Dall'ossidiana si ricavavano lame, punte di freccia, raschiatoi e utensili. Grazie ad analisi geochimiche sappiamo che ossidiana del Monte Arci è stata ritrovata in Corsica, Toscana, Liguria, Provenza, Campania e in diverse isole dell'arcipelago toscano. Stiamo cercando il museo, il sentiero dell'ossidiana.
cercando questo sentiero che non è molto facile da trovare, però dovremmo essere dalla strada giusta. C'è anche il museo dell'Ossidiana a Pau, solamente che Oggi è chiuso. Oggi e domani sarà chiuso, quindi non riusciremo a visitarlo a questo giro. Però se venite qui sappiate che c'è il museo dell'Ossidiana. Tranne lunedì e martedì. La strada dell'Ossidiana. Abbiamo trovato questa strada fatta di ossidiana che ho letto velocemente su internet che sarebbero gli scarti di lavorazioni. La Sardegna, grazie al Monte Arci, era al centro di una vasta rete di scambi nel Mediterraneo già nel VI millennio a.C. Con l'avvento della civiltà nuragica, dal 1800 a.C., l'importanza dell'ossidiana diminuì gradualmente a causa della diffusione della metallurgia del bronzo. Tuttavia, il Monte Arci rimase un polo strategico per la lavorazione e lo scambio di utensili. Alcuni reperti di ossidiana furono trovati in contesti rituali, suggerendo che avesse anche un valore simbolico. La sua lucentezza e il colore nero potevano avere significati legati al mondo ultraterreno. Gli archeologi hanno trovato laboratori di lavorazione dell'ossidiana nei pressi del Monte Arci, dove si producevano lamelle e schegge standardizzate. Inoltre, studi moderni di provenienza geochimica hanno permesso di identificare esattamente quale varietà di ossidiana provenisse dal Monte Arci, confermando il ruolo chiave del sito nella distribuzione mediterranea. Siamo arrivati al bosco da Fiaba, abbiamo incontrato un signore che adesso ci vuole portare a vedere il toro. Ci sta accompagnando lui in bicicletta, ci ha detto seguiteci, seguitemi. Non c'è molta gente che ci viene qua, o no? Sabato e la domenica. Molta. Pieno. È un bel posto, eh? Sì. Ma qui, volendo, si può arrivare anche in macchina, però... No, va bene. ci facciamo delle passeggiate. Un bosco da Fiaba è un percorso immersivo che fonda arte e natura nel cuore del Parco dell'Ossidiana, nel comune di Pau. Inaugurato nel 2022 dall'Associazione Culturale Menabò, in collaborazione col Museo dell'Ossidiana, il progetto ha trasformato un sentiero poco conosciuto in un'esperienza sensoriale unica lunga circa 3 km. Il percorso si snoda attraverso una foresta di lecci e macchia mediterranea, tra rocce vulcaniche e frammenti di ossidiana, offrendo un'immersione totale nella natura selvaggia del Monte Arci. Lungo il cammino, i visitatori incontrano installazioni artistiche ispirate agli animali delle fiabe, come cervi, gufi, volpi e lupi, realizzati con materiali naturali e di recupero, che evocano la magia delle storie raccontate oralmente. Che poi il sentiero è tracciato da questi paletti rossi. Sì, ma l'hanno studiata molto bene. Poi è mezzogiorno, quindi allora è una delle ore più calde della giornata, però non si sente, perché comunque siamo all'ombra, in mezzo agli alberi. Abbiamo lasciato Titi lì, adesso andiamo a bere acqua buona, acqua viva, acqua ricca di minerali. Una bellissima zona, ci siamo promessi di ritornare in autunno, quando c'è un po' più fresco, per esplorarla ancora meglio, perché ci sono anche delle zone archeologiche che vorremmo esplorare. Però oggi, siccome sta iniziando a scaldare molto la giornata, abbiamo deciso di fare qualche chilometro e andare a farci il bagno al mare. Una sosta veloce ad Ales. Pranzare un hamburger. Un hamburger Ce alla l'hanno consigliato quei signori di Forestas che abbiamo incontrato prima. E siamo venuti qua a mangiare. Chi è che ha acceso il forno? Precisei sair pra poder voltar, ver o tempo bem fechado, pra ver o Arrivati al mare. dia clarear, pra ver o céu no azul do mar. Al mare siamo arrivati, abbiamo fatto il bagno
Adesso Precisei perder birretta e insalata di riso. ganhar. Come posso mica male. Tempo bem calado pra que eu conseguisse falar coisas que alguém vai escutar. Dia você verá E noi mi sa che con questo tramonto que vi lasciamo. sorriso e uma Andiamo. companhia estão fora dos seus requisitos.